Buonasera amici nerazzurri, una nuova stagione di Serie A è ricominciata e torna così anche l'appuntamento del lunedì sera con Extra Time, una nuova stagione ma una squadra che non cambia, come avete già avuto modo di vedere da questa inquadratura, perché al mio fianco c'è sempre Massimo Paganini. Ciao Max. Ciao Federica, ciao Albi, buonasera, ben ritrovati e buonasera a tutti. Ciao Alberto, ben ritrovato anche a te. Ciao Federica, ciao Massimo, bentornato, è un Grazie. piacere riaverti qui con noi. Oggi parte il nuovo palinsesto di Inter TV, però hai detto bene, la squadra che vince, viene da dire, non si cambia. Riparte quindi la tua rubrica, Max, con gli spunti. Quali sono questi 4 spunti dopo le prime 3 giornate? Che dopo le prime 3 giornate l'atteggiamento in crescita, ossia che è cambiato dalla prima giornata alla terza, quella con il Bologna. Ninja, l'uomo in più è Nainggolan, il soprannome è Ninja logicamente, ma lo conoscono tutti i tifosi dell'Inter, è l'uomo in più, l'equilibrio di Asamoah e Candreva e non solo. Partendo dal primo, direi che l'atteggiamento in crescita riguarda appunto queste prime 3 gare, dalla prima partita con il Sassuolo, dove la squadra non mi è piaciuta proprio nell'atteggiamento, nel modo nel quale ha approcciato la gara, passando per un tempo contro il Torino dove ha fatto molto bene, arrivando poi alla partita con il Bologna dove l'atteggiamento proprio è cambiato. Ci sono stati dei recuperi, eccolo qua, proprio altissimi. Vedevamo prima la posizione media di De Vrij, vediamo qui proprio dove va a recuperare il pallone, in questo caso Brozovic, proprio nella tre quarti avversaria, per poi reimpostare e ricominciare l'azione. Quindi recupero molto alto, si spendono poche energie proprio perché la palla la si recupera nella metà campo avversaria. Vediamo poi, eccolo qui, proprio c'è un corner a favore del Bologna, una respinta, qui riusciamo a vederlo, corner per il Bologna, respinta, eccolo qui, la palla esce, Nainggolan è vero che perde il pallone, questa palla viene data dietro, guardate lo scatto di Perisic che va a contrastare l'avversario, che è costretto a rilanciare lungo con la difesa che è salita fino alla tre quarti, lasciando in fuori gioco l'uomo. Questo è importante, è chiaro che questo atteggiamento dovrà continuare nel tempo e anzi addirittura migliorare, però questo direi che è un dato di fatto importante, perché dalla prima giornata con il Sassuolo, nel quale era un po' incerto il modo di lavorare della linea difensiva, a questa partita è cambiato molto. Il secondo è Nainggolan, l'uomo in più, perché è un nuovo acquisto. Non credo sia un caso il fatto che l'Inter abbia vinto comunque grazie al fatto che lui è entrato, qui vediamo il suo gol. La grande capacità che lui ha è quella di riuscire ad attaccare lo spazio e di riuscire a fare le 2 fasi. È bravissimo soprattutto nella riconquista della palla molto alto nella metà campo avversaria. C'è un'immagine, credo che è quella del primo tempo, dove lui va a sradicare il pallone dai piedi di Pulgar, che stava costruendo il gioco, gli porta via il pallone, l'arbitro fischia fallo, ma la sua grande capacità è questa, se vogliamo, eccolo qua. Questa è l'azione. Lui è già alto, toglie il pallone dai piedi dell'avversario per andare a riattaccare immediatamente la profondità. Questa è una sua caratteristica che i giocatori del centrocampo dell'Inter lo scorso anno non avevano, e ovviamente ci sono in pochi calciatori che hanno questa grande capacità di riuscire ad andare a riaggredire l'avversario, a portargli via il pallone, soprattutto nella zona alta, nella tre quarti, perché poi è più facile ripartire e si è molto più vicino alla porta avversaria. L'equilibrio di Asamoah, perché ovviamente rispetto ad Albert ha più esperienza e quindi più capacità di gestione anche delle situazioni di gioco, soprattutto nella fase di costruzione. Qui vediamo che il pallone arriva a lui, molto bravo, legge la situazione, difficoltà, entra all'interno del campo, scambia con Gagliardini e poi l'azione si sviluppa dall'altra parte. È chiaro che da Albert avrà molto da imparare da lui sicuramente, perché credo che, visto e considerato l'esperienza del gioco, avrà la possibilità di trasferirlo anche ai suoi compagni. Qui vediamo un'azione dell'Inter, rimane molto alto Asamoah, l'azione dove la palla viene riconquistata dal Bologna, lui rimane alto, va in pressione immediatamente sull'esterno del Bologna e impedisce che l'azione riparta. È molto importante, perché è chiaro che in questo modo togli la possibilità all'avversario di avere delle ripartenze, ed è molto importante avere i giocatori giusti con quel tipo di atteggiamento. L'ultimo è Candreva e non solo. Candreva ha fatto una stagione intera senza segnare gol, ma qui quello che mi piace sottolineare è che la palla è arrivata è arrivata a Vessino, che l'ha data sull'esterno, e Perisic ha messo questo pallone all'interno dell'area di rigore, dove Candreva ha attaccato lo spazio e ha fatto gol. L'atteggiamento propositivo, l'atteggiamento positivo, l'atteggiamento con la giusta cattiveria agonistica di chi è subentrato, quindi Vessino e Candreva in questo caso, ma anche l'ho visto nelle altre partite, perché Lautaro Martinez l'ho visto entrare contro il Torino per pochi minuti, ma con l'atteggiamento giusto. Quindi direi che al di là di tutto si sta conformando, si sta delineando una rosa con determinate caratteristiche, grande profondità, ma anche qualità nei giocatori.